Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con gli acquerelli. Questa è una foto di una ninfea regia, una foto presa da Pixabay e ringrazio l'autore della foto perché è una foto bellissima in cui si può giocare con gli acquerelli con ombre, riflessi e luce. Veramente una bellissima foto con questi riflessi nell'acqua, in quest'acqua calma. Molto molto bello. Qui ci sono tantissimi dettagli e un disegno non semplicissimo da fare, ma con un po' di pazienza si possono riportare poi tutti i particolari con un pennello molto piccolo, usando bene il colore. I pennelli che io ho usato sono il 3, il 5, il 10 e il 14, sono dei pennelli sintetici, una gomma pane, una matita. Questa è la mia attrezzatura. Parto con la mia matita facendo un disegno non dettagliato, soltanto delle linee per riportare le forme sul foglio in modo da impostare la ninfea sul foglio, la posizione esatta delle foglie. Questa è una pianta bellissima dell'Amazzonia. Con una gomma pane tolgo le linee di matita e poi ricomincio di nuovo impostando bene il disegno, andando su queste linee fatte prima, disegnate prima, in modo da segnarmi poi tutti i particolari, quindi le venature, anche alcuni riflessi di luce, magari riportando anche le ombre a matita, tutte le venature appunto delle foglie. In questo modo si può creare un dettaglio del disegno molto accurato. Bisogna essere abbastanza precisi, non facendo tutti i particolari, perché poi comunque col pennello alcune cose magari verranno poi cambiate, però cercando di essere abbastanza precisi per quelle che sono l'impostazione un po' di base, in modo che poi dopo la colorazione viene facilitata, perché se non facciamo un dettaglio all'inizio del disegno, poi dopo troviamo delle difficoltà in fase di colorazione. Quindi la foglia più grande con le sue venature, poi c'è questa piccola foglia a destra in basso e poi la foglia invece a sinistra. Uso sempre la gomma per cancellare la grafite che rimane sul foglio, altrimenti poi si macchia. Macchio le mani e successivamente macchio poi il foglio quando sposto le mani sul foglio da disegno. Allora, con un blu cobalto comincio a dettagliare quelle che sono le ombre. Io uso un blu cobalto perché è un colore che una volta asciutto non rinviene bagnando poi di nuovo il foglio. Quindi è un ottimo colore, un ottimo acquerello per riportare le ombre sul foglio. In questo caso il mio compito è quello appunto di riportare tutte le ombre che daranno poi un senso di profondità al disegno. Bisogna essere molto pazienti, questa è una fase del disegno che può anche essere un po' non molto stimolante, però una volta che sono state riportate poi tutte le ombre si capisce subito eh, il senso di profondità, comunque di luce che si vuole dare al disegno. Quindi parto anche con dei piccoli dettagli, come potete vedere nella foglia più grande, lì c'è una zona di grande illuminazione, quindi questa bisogna riportarla assolutamente nel disegno. Naturalmente quando si fa un disegno da una fotografia o anche dal vero, una cosa molto importante è non copiare completamente in modo che sia identico, ma lasciare comunque uno spazio all'interpretazione personale. Questa è una cosa molto importante perché si dà la propria impronta al disegno e il proprio stile anche pittorico al disegno che si vuole fare. Vedete che queste ombre hanno già creato una sorta di tridimensionalità, si vede la foglia della ninfea che appoggia sull'acqua e la zona di luce appare già molto luminosa. Una volta asciutto il blu cobalto posso intervenire con
con dei verdi, in questo caso verde salvia mescolato con del giallo di cadmio. Due colori molto molto luminosi. Creo anche la parte della foglia con le venature saranno fatte poi in un secondo luogo. In questo caso vedete che facendo prima le ombre, realizzando prima le ombre, si crea già questo senso di tridimensionalità e di illuminazione, soprattutto di luce. Un colpo di phon per accorciare i tempi di asciugatura. Poi sempre con un verde salvia, diluito con del giallo di cadmio, e del verde salvia invece scurito leggermente con dell'indaco, se abbiamo del rosso inglese, comincio a dettagliare un po' la parte della foglia più grande che riceve la luce e l'ombra. Anche qui non dobbiamo impazzire nei minimi particolari, a meno che non vogliamo fare un dipinto che sia realistico il più possibile, ma io ad esempio negli acquerelli amo molto comunque dare la mia impronta, quindi come dicevo prima l'interpretazione personale di ciò che vedo è molto importante nel disegno. L'iperrealismo nel disegno non mi piace tantissimo perché si annulla un po' la parte personale, pittorica, perché si cerca di copiare tutto nei minimi particolari, questo non mi piace molto, preferisco più dare un'interpretazione. Procedo con i chiari e scuri, sempre utilizzando questi due verdi, uno più diluito, uno meno diluito, in modo da creare appunto un chiaro scuro. E nelle zone invece di grande illuminazione lascerò comunque il foglio bianco. Ricordiamoci negli acquerelli di lasciare sempre delle zone bianche perché sono quelle che danno vita all'acquerello. Un foglio da disegno completamente coperto con gli acquerelli appare sempre abbastanza spento. Se lasciamo delle zone bianche riusciamo veramente a dare una luminosità molto armonica, molto bella, e l'acquarella acquista veramente un valore aggiunto. Con il verde salvia, l'ho scurito con un pochettino di rosso inglese di indaco, comincio a fare le venature della foglia più scura. Vedete che ha già preso un po' una sembianza realistica questa foglia di ninfeo, nonostante ne abbia colorato soltanto una minima parte. Vi sono delle ombre più scure sulla foglia. Questa della fotografia è un'illuminazione che, non so, mi sembra un po' un'illuminazione del mattino, questi primi raggi di sole che colpiscono le foglie. Vedete che li ho lasciato un po' di bianchi, perché lì batte il sole in maniera molto accentuata. E poi procedo sempre con un verde più scuro, con le venature, cercando di farle in maniera molto precisa. Questo è molto importante perché quando noi dipingiamo un qualcosa, quella cosa deve venire fuori nel disegno. Poi, come dicevo prima, l'interpretazione è importante, però se è una foglia di ninfea, Victoria Regia in questo caso, dobbiamo dare proprio la sembianza di una foglia di questo tipo di piante, molto importante. Poi questa è una pianta abbastanza riconoscibile per le sue dimensioni, per la sua forma. Cerco di dare ancora più luminosità inserendo delle ombre e con un rosso inglese, con un po' di giallo di Napoli, comincio poi a fare lo sfondo insieme a dell'indaco e del violetto. Adesso vedrete che sui margini della foglia io lascerò sempre questa zona bianca molto sottile tra il margine e lo sfondo, perché questo dà un grande senso di tridimensionalità e di profondità all'acquerello. Se fosse arrivato fino al margine della foglia, l'acquerello sarebbe rimasto un po' più spento, mentre così vedete che c'è quella linea sottile bianca che dà luce. Successivamente al colore asciutto si può dipingere questa parte luminosa con un giallo di cadmio diluito,
Ma assolutamente non bisogna colorare tutto nell'acquerello, lasciamo sempre un pochettino di bianchi che al limite verranno poi colorati con un colore molto leggero. Adesso mi occupo dei riflessi verdi sull'acqua e anche i riflessi verdi, la parte verde della foglia a sinistra. Anche qui ci sono delle ombre che bisogna riportare. Questo lo si fa prima di fare le venature, perché poi vedremo quale problema può venire fuori. Infatti io ho fatto questo piccolo errore, non mi sono ricordato che il rosso inglese tende a rinvenire poi una volta bagnato, quindi poi dopo vedremo questo passaggio. Adesso con il pennello numero 3, molto piccolo, comincio con un lavoro di, di precisione, riportando tutte le venature che sono visibili nella parte esterna della foglia, vedete quella che appoggia nell'acqua. La Victoria Regia ha tutte queste venature che sono una struttura che tengono su la foglia nella sua forma e addirittura in passato l'architetto che ha costruito i Kew Garden, queste grandissime serre in Inghilterra, si è ispirato proprio come struttura alla struttura della foglia della Victoria Regia. Quindi senza impazzire con i particolari più piccoli vado avanti dipingendo queste venature che caratterizzano le foglie di questo tipo di ninfea e che ne danno un aspetto affascinante, veramente molto molto bello. Qui ho usato un rosso inglese scurito con un pochettino di indaco in cui ho inserito anche del carminio per dargli questa colorazione rossastra. Un'asciugatura, vedete che la foglia ha già preso forma, ma manca ancora un po' di luce, quindi ho riportato con un giallo di cadmio e un giallo di Napoli ancora un po' più di giallo, in modo da dare questo riflesso e questa colorazione giallastra. Poi con il rosso inglese sul margine, cercando di evitare di colorare quella linea sottile bianca, vado a dipingere il bordo della foglia che è leggermente ripiegato, quindi crea un'ombra rossastra, perché in quella parte la foglia è leggermente rossastra. Qui bisogna fare molta attenzione perché se si bagna poi sopra le venature dipinte con il rosso inglese si tende a far rinvenire il colore, quindi si sporca il disegno. Io ho fatto in maniera molto molto precisa, ma se facevo prima questo particolare di ombra, dopo con le venature non ci sarebbe stato questo problema. Adesso procedo con le venature, che sono quelle che vanno sul riflesso, sull'acqua. Anche qui bisogna riportare esattamente la posizione di quelle che sono erette nella foglia, perché è un'ombra praticamente questa, scusate, non un'ombra, un riflesso sull'acqua e quindi è molto importante essere precisi, cercando di riportare le venature della foglia come riflesso appunto sull'acqua. Io ho lasciato alcune venature spezzate perché lì ci saranno del materiale galleggiante nell'acqua che dopo verrà fuori. Adesso dipingo la parte dell'acqua, anche nell'acqua e nel riflesso lascio quella linea sottile bianca e vedete che adesso la foglia comincia ad essere proprio c'è questo aspetto di foglia appoggiata nell'acqua, un po' di verde salvia per scurire un po'. Ho lasciato quelle zone bianche, vedrete poi in seguito che le dipingerò con questo materiale che galleggia nell'acqua, del materiale vegetale che galleggia nell'acqua. Adesso mi occupo della foglia a sinistra, anche qui le ombre molto scure come potete vedere, perché è leggermente in ombra dalla foglia più grande. Anche qui in maniera, diciamo, con interpretazione, creo la foglia, dipingo la foglia. Cercando di lasciare sempre zone bianche e di guardare bene quelle che sono le zone di luce, accentuando anche un po' i colori, usando sempre questi colori, verde salvia, giallo di cadmio. Adesso dipingo i particolari, vedete, del materiale galleggiante, così il disegno diventa molto realistico. E la parte in ombra scura sotto la foglia a sinistra. Qui ho usato un indaco mescolato con del blu cobalto.
Successivamente scurisco a dipinto asciutto ancora più la foglia, creando queste venature che sono quelle della superficie. Mi piace tantissimo dipingere le foglie di ninfea perché i riflessi nell'acqua ad acquerello sono un qualcosa di veramente meraviglioso. È bellissimo dipingere l'acquerello quando ci sono dei particolari che si riflettono sull'acqua. Ci sono anche delle piccole spinette di queste foglie perché la ninfea Victoria Regia ha queste spine. Praticamente quando la foglia emerge dall'acqua, queste spine tirano dentro l'acqua tutto ciò che c'è intorno in modo che la foglia possa allargarsi totalmente sulla superficie. Anche sotto ho fatto la linea di riflesso color rosso inglese e adesso mi occupo di questa foglia che dovrebbe essere, se non sbaglio, un Neuriale ferox, mi sembra che si chiami così, un altro tipo di ninfea, ma in questo caso siccome il protagonista è la Victoria Regia, questa foglia sarà soltanto dipinta in maniera molto interpretativa. Non deve attirare totalmente l'attenzione, altrimenti la distoglie dalla foglia della ninfea regia, cosa anche abbastanza difficile, visto anche le dimensioni della foglia stessa della Victoria. Adesso sullo sfondo creo un po' un'ombra come se ci fosse una foglia che galleggia, poco dettagliata. Anche qui il bordino rosso inglese. E vedete che questo acquerello, nonostante sia pieno di particolari, con un po' di precisione, un po' di pazienza, si riesce ad ottenere comunque un bel disegno, un bel acquerello. Ok, siamo arrivati alla fine del disegno, Victoria Regia. È stato molto stimolante, una firma. Ed ecco qua il disegno finito, potete vedere i riflessi sopra che sono venuti proprio esattamente come li volevo, il riflesso dell'acqua mi piace tantissimo con quel materiale che galleggia, lo sfondo anche l'ho dettagliato un pochettino per riportare una foglia di ninfea e questo è tutto. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento con i miei acquerelli, con gli acquerelli. Ciao ciao!